Gianni alias GT per Solo Palmari. Quest'oggi assisteremo ad uno scontro fra titani, ad una sfida che ha ben pochi precedenti. Il confronto vedrà agli angoli opposti 4 mostri sacri della tecnologia mobile, con la presenza di un outsider di tutto rispetto, ed è proprio con quest'ultimo che diamo il via alla comparativa, presentando uno ad uno i concorrenti. HTC HD Mini è il più piccolo di tutti i gareggianti, particolarmente leggero, soltanto 110 grammi, ha un display da 3,2 pollici con risoluzione HVGA, ovvero 320 x 480 pixel. La tascabilità del dispositivo, manco a dirlo, è elevatissima ed è questa una delle più interessanti peculiarità dell'HTC. Dal device che ha le dimensioni più contenute passiamo all'estremo opposto, al colosso della piattaforma Windows Mobile. L'aggettivo è naturalmente riferito alle proporzioni fisiche dell'HTC HD2, 157 grammi il peso, per nulla trascurabile, ma anche un generosissimo touchscreen, il primo capacitivo nella storia della piattaforma tascabile di Redmond. La diagonale del display misura 4,3 pollici e la risoluzione è di 480 x 800 pixel. Si cambia piattaforma, passiamo ad Android con l'HTC Desire, la punta di diamante della gamma high-tech computer. L'omologo del Google Nexus One statunitense ha anch'esso un monitor capacitivo, ma qui si aggiunge la tecnologia AMOLED, capace di conferire sicuramente maggiore brillantezza e contrasto alle immagini. La diagonale del display è di 3,7 pollici e la risoluzione è pari a 480 x 800 pixel, come nell'HTC HD2. Dopo il Desire restiamo naturalmente in tema Android, è la volta del HTC Legend. Le dimensioni sono sufficientemente contenute, 112 x 56,3 per 11,5 mm, come pure il peso, 126 grammi, siamo poco sopra l'HTC HD Mini. Anche l'Apollo della nuova serie di smartphone Android di high-tech computer è connotato da touchscreen AMOLED capacitivo e si vede dai colori particolarmente vividi. La risoluzione è HVGA equivalente a 320 x 480 pixel. Infine l'iPhone. Il suo display è un tradizionale LCD ma capacitivo. Apple in questo, come d'altra parte in altri campi, ha fatto da apripista, e lei è l'inventrice del multitouch tascabile. La diagonale del monitor è pari a 3,5 pollici, la risoluzione HVGA, ovvero 320 x 480 pixel. Se ne parla poco. Il touchscreen dell'iPhone è particolarmente contrastato, nonostante non adotti la tecnologia AMOLED, e questo grazie al dot pitch particolarmente ridotto. Come sappiamo, per dot pitch si intende la distanza tra una cella LCD e l'altra, per farla semplice, tra un pixel ed un altro. Più sono vicini e meglio sono definiti i video e le immagini. Samsung è tra coloro che per primi hanno introdotto la tecnologia AMOLED nel settore della telefonia mobile. Peccato non avere in gara un terminale dell'azienda coreana, magari Super AMOLED. Al riguardo c'è un aneddoto curioso che abbiamo appreso durante un viaggio a Redmond negli Stati Uniti lo scorso autunno. Pare che inizialmente, ci riferiamo appunto ad un anno fa,
la multinazionale abbia fatto incetta di ordinativi, di monitor AMOLED presso i maggiori produttori di componentistica hardware, lasciando a bocca asciutta la concorrenza e costringendola a seguire con molte lunghezze di distanza. Nell'interazione con due dita sul display il dominio spetta certamente ancora all'iPhone. Il Re è però lavorato ai fianchi dai due dispositivi Android HTC Desire e Legend che grazie alla naturale predisposizione al multitouch del sistema operativo Android davvero riescono in qualche modo ad impensierire Apple ed il suo melafonino. Meno ottimizzati per il pinch to zoom, per l'interazione con le dita, i due device governati dalla piattaforma Microsoft. Per loro la feature è ancora giovane, tant'è che l'HTC HD2 è stato il primo smartphone al mondo tra quelli Windows Mobile ad implementare appunto display capacitivo e funzione multitouch. Torniamo a dimensioni e peso. Come accennato, HTC HD Mini vince per tascabilità e, perché no, simpatia. Il look del terminale è elegante ma al tempo stesso disinvolto e si adatta tanto ad un abbigliamento sportivo quanto alle uniformi da lavoro professionale. Particolarmente grazioso l'effetto dell'illuminazione, della retroilluminazione dei tasti principali. iPhone continua a primeggiare certamente per riconoscibilità e qualità dei materiali, nonostante la non più giovane età del suo disegno. Resta uno dei più accattivanti sul mercato. Dal suo canto, HTC HD2 ha il merito di essere riuscito a rendere vestibile un monitor dalle dimensioni inusitate. Nonostante la diagonale da 4,3 pollici, il dispositivo sta bene in tasca come fra le mani. Il merito va allo spessore del dispositivo, particolarmente ridotto. Il primato sul piano dell'estetica, tuttavia, pare possa essere riconosciuto all'HTC Legend grazie allo chassis interamente realizzato in alluminio satinato. Il feeling tattile eccellente, trasmette non solo allo sguardo sensazione di robustezza e di qualità. Peccato per il profilo estremamente simile a quello del HTC Hero. Qui un'innovazione delle linee avrebbe favorito la riconoscibilità del device, soprattutto per chi il dispositivo lo guarda attraverso foto e video e non dal vivo. A proposito del HTC Desire, ci eravamo già espressi. Per lui avremmo preferito senz'altro un look più aggressivo, meno compito, per rendere merito allo straordinario bagaglio di feature ed al ricchissimo quadro tecnico. Si chiude qui la prima tappa del confronto fra HTC Desire, iPhone, HTC Legend, HD Mini e HTC HD2. La raccomandazione è quella di restare sintonizzati. Tra le prossime sfide c'è anche quella del browser web.